Benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e in questo video andremo a realizzare insieme passo passo, con pochissimi materiali, questo alberello all'uncinetto, un progetto facile, veloce, perfetto per principianti e con molteplici usi. Un progetto che vado a mostrarvi in due versioni, una un pochettino più semplice, quasi rustica, e una più rifinita, ma secondo me entrambe super carine e soprattutto super semplici. Un'idea che ho ricavato da un pattern molto conosciuto sul web che ho poi perfezionato a modo mio e realizzato veramente con pochissimi materiali, circa 20-25 grammi di filato a voler esagerare e che soprattutto potrete replicare con qualsiasi tipologia di filato, quindi un'idea perfetta anche per smaltire gli avanzi che sicuramente avremo in casa. Per realizzare il nostro alberello andremo ad utilizzare solamente i punti base, la catenella e la maglia bassa e ovviamente vi seguirò passo passo lungo tutta la realizzazione di questo piccolo progetto. Per cosa possiamo utilizzarlo? Come decorazione natalizia da appendere all'albero, sui nostri pacchetti regalo, oppure potrebbe essere un carinissimo sottobicchiere. Tutto sta ovviamente al vostro gusto e alla vostra fantasia. Qui ve lo presento in una versione monocolore, ma immaginatelo ad esempio di tanti colori diversi. Le dimensioni ovviamente dipenderanno dalla tipologia di filato che scegliete di utilizzare e dalla vostra mano di lavorazione. In questo caso ho utilizzato un filato abbastanza spesso da lavorare con uncinetto 4 o 4,5 e con questi parametri l'alberello più rifinito con il giro di perimetro ha misure 10 cm in larghezza, ovviamente nella sua parte più ampia, e circa 15 cm in altezza, mentre l'alberello più semplice, quello non rifinito sul bordo, misura circa 8 cm in larghezza per 14 cm in altezza. Vediamo velocemente i materiali che ho utilizzato e poi passiamo a realizzare insieme il nostro alberello in entrambe le versioni. Questo piccolo progetto può essere replicato con qualsiasi tipologia di filato, lana, acrilico, cotone, filati per borse. Tutto sta al vostro gusto e al risultato che volete ottenere. Nel mio caso vado ad utilizzare un filato molto particolare, il Fibra 4.0 di Intrecci Preziosi, color burro. È un polipropilene spettinato ritorto. La rocca pesa 500 grammi e viene consigliato l'uncinetto 4 o 4,5. È inoltre un filato ad altissima resistenza e antimacchia. Vi lascio il link al negozio di Intrecci Preziosi nel box informazioni subito sotto il video e scritto ovviamente anche sullo schermo. E nel mio caso andrò a lavorare il tutto con un uncinetto 4,5. Adeguate sempre il numero di uncinetto alla tipologia di filato, ma soprattutto alla vostra mano di lavorazione. Realizzato un cappio con il nostro filo, andiamo ad avviare 15 catenelle. Completate le nostre 15 catenelle, dobbiamo ora tornare indietro dall'uncinetto nella seconda catenella, la penultima che abbiamo lavorato. Contiamo quindi 1, 2 catenelle, vi entriamo, prendiamo il filo e lavoriamo un punto basso. Dobbiamo lavorare una maglia bassa nelle successive 5 catenelle. Avremo così un totale di 6 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nelle successive 2 catenelle dobbiamo eseguire una diminuzione. Dobbiamo quindi passare dall'avere 2 punti ad averne uno solo.
Entriamo nella prima catenella. Prendiamo il filo come se volessimo lavorare un punto basso, ma non andiamo a chiudere il punto. Andiamo infatti nella catenella successiva e anche qui prendiamo il filo. Abbiamo così 3 asole sul nostro uncinetto, carichiamo il filo e le andiamo a chiudere insieme contemporaneamente, ottenendo così la nostra diminuzione. Andiamo a concludere questo giro lavorando una maglia bassa in tutte le catenelle che ci si presentano. Abbiamo 6 catenelle, quindi dobbiamo concludere questo giro con 6 punti bassi. Se abbiamo lavorato correttamente, al termine di questo giro avremo un totale di 13 punti. Per cominciare il giro successivo realizziamo una catenella e voltiamo il lavoro. Partendo dal primo punto disponibile, che corrisponde anche all'ultima maglia bassa lavorata nel giro precedente, andiamo a lavorare 5 punti bassi. Ma invece di prendere entrambe le costine dei nostri punti, dobbiamo prendere solamente la costina più esterna, quella più lontana rispetto a noi, la costa retro del nostro punto. Entro quindi nella costa retro, prendo il filo e lavoro un punto basso. Vado a lavorare un punto basso nei 4 punti successivi, sempre in costa retro. Siamo così al centro della nostra lavorazione. Sulle 2 maglie successive dobbiamo eseguire una diminuzione, sempre in costa retro. Entriamo quindi nel primo punto, prendiamo il filo, entriamo nel secondo punto, prendiamo il filo e chiudiamo tutte e 3 le asole contemporaneamente. E andiamo a concludere questo giro lavorando una maglia bassa in costa retro sugli ultimi punti che ci si presentano. In particolare andiamo a lavorare 6 maglie basse in costa retro. Realizziamo una catenella di supporto e voltiamo il lavoro. Da questo momento in poi tutta la nostra lavorazione si svolgerà sempre nella costa retro di ciascun punto. Cominciamo questo giro lavorando una maglia bassa sui primi 5 punti che ci si presentano. Entriamo sempre in costa retro e lavoriamo 5 maglie basse. Siamo nuovamente al centro della nostra lavorazione, quindi dobbiamo lavorare una diminuzione. Le diminuzioni sono quelle che ci consentono di dare la forma particolare al nostro alberello e andiamo a concludere il nostro giro con una maglia bassa in costa retro su ciascun punto. In particolare andiamo a lavorare 5 maglie basse in costa retro. E al termine di questo giro avremo un totale di 11 punti. Come sempre catenella di supporto e voltiamo il lavoro. Cominciamo questo giro con 4 maglie basse in costa retro. Siamo al centro della lavorazione, lavoriamo una diminuzione. E completiamo il giro con una maglia bassa in costa retro su ciascun punto. In particolare andiamo a lavorare 5 maglie basse.
e al termine di questo giro abbiamo un totale di 10 punti. Catenella di supporto, voltiamo il lavoro, lavoriamo 4 maglie basse in costa retro, una diminuzione poiché siamo al centro del lavoro, e concludiamo con 4 maglie basse in costa retro. Ottenendo così un totale di 9 punti. Catenella, voltiamo e lavoriamo 4 maglie basse in costa retro, una diminuzione e concludiamo con 3 maglie basse in costa retro. E otterremo così 8 punti. Catenella, voltiamo, lavoriamo 3 maglie basse, una diminuzione e 3 maglie basse. Sette punti totali al termine del giro. Catenella, voltiamo, lavoriamo 2 maglie basse, sempre in costa retro, diminuzione e concludiamo con 3 maglie basse. E otteniamo così 6 punti. Siamo alla punta del nostro albero. Catenella, voltiamo, lavoriamo 2 maglie basse, una diminuzione e 2 maglie basse. 5 punti al termine del giro. Catenella, voltiamo, una sola maglia bassa nel primo punto disponibile, una diminuzione e 2 maglie basse. Per un totale di 4 punti. Lavoriamo una maglia bassa, una diminuzione, una maglia bassa. Otteniamo 3 punti, catenella, voltiamo, maglia bassa e sugli ultimi 2 punti una diminuzione. Otteniamo 2 punti, catenella e come ultimo giro lavoriamo una diminuzione. Ed ecco qui il corpo del nostro alberello, al quale manca ovviamente la parte inferiore, che andiamo a realizzare insieme tra poco.
Se volete concludere già qui la vostra lavorazione e andare a sfruttare il filo già agganciato al lavoro per poi appendere l'alberello, non dovete far altro che allungare l'asola della misura che vi serve, tagliare il filo e fare un piccolo nodino. La vostra asola vi permetterà così di appendere il tutto. Diversamente, se volete un effetto più definito, andiamo ad eseguire insieme un giro di perimetro scontorno del nostro alberello. Lavorata la nostra diminuzione, facciamo una catenella, ruotiamo e sopra la diminuzione lavoriamo un punto basso. Ci spostiamo poi sulla riga di lavorazione sottostante. Dobbiamo lavorare un punto basso per ciascun giro di lavorazione. E ovviamente dobbiamo lavorare questo punto basso prendendo la parte più esterna di ciascun punto presente sul laterale. L'ultimo punto sul laterale lo prendiamo all'interno della catenella più esterna. Realizziamo poi una catenella e nello stesso punto rientriamo e lavoriamo un secondo punto basso. Proseguiamo lavorando una maglia bassa in ciascuna catenella che ci si presenta fino ad arrivare all'angolo opposto. Nell'ultima catenella disponibile nell'angolo lavoriamo maglia bassa, catenella e maglia bassa nello stesso punto. E proseguiamo poi lavorando anche in questo caso una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione. Arrivati alla punta del nostro albero, qui a sinistra c'è il primo punto lavorato per il nostro giro di perimetro. Lo possiamo riconoscere perché qui in verticale c'è questa sorta di astina. Dobbiamo entrare all'interno di questo punto, allungando leggermente l'asola, prendiamo il filo e lavoriamo un punto bassissimo. Allunghiamo con l'uncinetto la nostra asola che ci permetterà di appendere il tutto, scegliete voi la lunghezza necessaria, tagliamo il filo e con l'asola e la codina del filo realizziamo un nodo. Nodo che facciamo scorrere fino qui alla punta del nostro albero. Stringiamo così da bloccare il tutto e andiamo a nascondere questo filo all'interno del lavoro. Realizzare la parte inferiore dell'alberello non è obbligatorio, ma vi mostro ovviamente tutti i passaggi sia che abbiate eseguito il giro di perimetro, sia che qui abbiate ancora solamente le vostre catenelle. La larghezza, il numero di punti che deciderete di dedicare a questa parte saranno a vostro gusto. Per prima cosa cerchiamo il centro della nostra lavorazione. Io ho deciso di lavorare su una base di 4 punti. Questa per me è la maglia centrale. Lo considero come terzo dei miei 4 punti. Mi sposto quindi di una e 2 maglie sulla destra e da qui comincerà la mia lavorazione. Faccio un nuovo cappio con il filo, entro nel punto, pongo il filo sull'uncinetto e lo porto attraverso. Blocco il tutto e aggiungo una catenella. Questa combinazione andrà a sostituire un punto basso e vado a lavorare una maglia bassa sui 3 punti successivi. Così ottengo la mia base di 4 punti. Catenella, volto il lavoro ed eseguo una maglia bassa sopra ciascun punto.
L'ultimo punto sarà sopra la catenella che con la parte sottostante andava a sostituire il primo punto basso. Quindi entro nella catenella e lavoro il mio punto. Volto il lavoro, taglio il filo, sfilo e con l'aiuto di un ago vado a nascondere il tutto all'interno del lavoro. E il nostro progetto è completato. Ed ecco qui il nostro alberello in due versioni, una più semplice, quasi rustica, e una più rifinita con il nostro giro di perimetro o scontorno, ma io trovo siano entrambe molto belle e soprattutto un'idea semplice, veloce, per decorare la nostra casa in vista del Natale, ma può essere anche una decorazione perfetta per dei pacchetti, potrebbero essere dei carinissimi sottobicchieri. Voi per cosa andreste ad utilizzare questo progetto? Fatemelo sapere con un commento. E soprattutto, come abbiamo detto, possono essere realizzati con qualsiasi tipologia di filato, quindi un'idea perfetta per sfruttare anche tutti quegli avanzi che sicuramente abbiamo in casa. Questo progetto vi è piaciuto? L'avete trovato interessante, stimolante? Fatemelo sempre sapere con un commento e non dimenticate nel caso un bel pollice in su sotto il video. Potete trovare altre idee di decorazioni natalizie in una playlist dedicata sempre qui sul mio canale, dove se ancora non l'avete fatto e ne avete piacere vi invito ad iscrivervi. L'iscrizione è completamente gratuita. Perciò con questo piccolo progetto natalizio io vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto in un nuovo video, sempre qui sul mio canale YouTube.